body's telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Yeah, I like it with you. I like it with you. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Il progetto di oggi è una granny un po' particolare e soprattutto molto originale. Vi mostro adesso tutto quello che ci serve per poterla realizzare. Per questo particolarissimo progetto andremo ad utilizzare il cordino Indalux. Chi mi segue da tempo sa che io spesso lo utilizzo perché come cordino Lurex trovo che sia veramente eccezionale, quindi un'ottima resa per le nostre borse, perché è un cordino è abbastanza sottile, molto morbido da lavorare, ma dà una bella consistenza ai nostri lavori. Le tonalità di oggi utilizzate sono il 34, il 38 e il 19. Ma se andate sul sito Borgo dei Pazzi trovate tantissime tonalità. Vi lascio anche il codice sconto, così lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo il cordino Indalux che vi presento oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Quindi mi raccomando, date un'occhiata perché di cordini ce n'è veramente di tutti i tipi con delle bellissime colorazioni. Un'altra cosa molto carina che andremo ad utilizzare per questa borsa sono i manici, che sono sempre realizzati da Borgo dei Pazzi e in questo caso sono esattamente dello stessa tipologia, quindi lavorati col cordino, in questo caso con il numero 34. La misura di questi manici sono 35 centimetri, li trovate anche più lunghi. Io ho scelto questi perché per il modello che è mi piaceva l'idea di avere dei manici non eccessivamente lunghi. Poi ci serviranno anche 12 mattonelline 9x9 come diametro, scusate, come misura. Ne ho utilizzate 12, vi faccio vedere anche qualche mattonellina già realizzata. Vedete, non vi preoccupate perché vi spiegherò passo passo come farle, sono veramente semplicissime. Quindi di queste ne serviranno 12 ed una base 30x10 sempre rettangolare, appunto, che ci servirà per agganciare tutto il nostro lavoro. Poi come uncinetti ci serviranno il numero 3 per creare quindi tutto questo bordino, invece per realizzare i laterali della borsa il 3,5 e poi per creare appunto questo disegno un ago tirafettuccia. Quindi direi che è tutto, quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Partiamo realizzando quindi il contorno delle mattonelle, così vi spiego intanto come creare il giro di contorno. È molto semplice perché più o meno è come quello quando andiamo a contornare le basi. Quindi cappiettino e entriamo e creiamo un punto basso. In ogni foro andiamo a creare 2 punti bassi, quindi in ogni foro che troviamo. E la codina cominciamo a lavorarla così la cominciamo anche a incastrare. In questo modo. Andiamo avanti, sempre 2 punti bassi in ogni foro, ad eccezione dell'angolo, che adesso vi faccio vedere cosa fare. Nell'angolo adesso andiamo a fare 2 punti bassi, una catenella, ma altri 2 punti bassi nello stesso punto e vi faccio vedere. Facciamo i primi 2. Ecco fatto, la catenella e nello stesso punto andiamo a creare altri 2 punti bassi, quindi saranno 4 separati da una catenella. Vedete più o meno come realizziamo le nostre basi. Nell'angolo io faccio sempre in questa maniera. Si procede negli altri fori disponibili, sempre con 2 punti bassi in ogni foro e si realizza tutta la mattonellina.
in questo modo. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come chiudere con asola di chiusura. Completati quindi tutti i fori, adesso io ho tagliato il filo, ho fatto l'ultima, adesso dobbiamo andare a ricreare un'asola. In questo caso andiamo a ricreare questa, la prima, perché se noi ne ricreiamo una in più avremmo un punto in più rispetto a tutti gli altri lati. Vi spiego. Noi cosa facciamo? Andiamo sul secondo punto, facciamo passare l'uncinetto qui sotto e ci tiriamo il filo in questo modo. Poi andiamo sull'ultima maglia che abbiamo realizzato, facciamo passare l'uncinetto nel mezzo e il filo lo facciamo passare. Se voi guardate, io in questa maniera ho rifatto l'asola di questa maglia bassa, perché altrimenti ce ne sarebbe stata un'altra qui. Quindi in questo modo abbiamo fatto l'asola di chiusura, non abbiamo aumentato punti e soprattutto non si vede più dove inizia e finisce il nostro lavoro. E poi questo filo lo facciamo passare qui sotto. Adesso dobbiamo andare a iniziare il decoro. Quindi mi sono tagliata un po' di filo, ho preso l'ago di raffettuccia e cosa faccio? Mi inserisco in questo foro e faccio passare quindi il cordino e vado in quello opposto, sempre in diagonale, così. E tiro. Poi, una volta che sono entrata da questa parte, vado in quello accanto e poi vado in quello di fronte qui. Ve lo faccio rivedere ancora una volta perché è veramente molto facile. Vado in questo, scusate, mi si è tolto il filo, ma noi lo riprendiamo subito. Quindi siamo arrivati qui, mi inserisco, tiro per bene e vado in quello opposto e devo fare così per tutta la mattonellina. Quindi abbiamo finito qui, quindi vado in questo ed esco da questa parte e lo faccio per tutta la mattonella fino a qui, come abbiamo fatto in questo modo. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come fare le righe al contrario. E la prima parte della mattonella è realizzata. Adesso dobbiamo andare a fare le righe al contrario, quindi a incastro. E dobbiamo, se voi guardate questa mattonella, io ho incastrato i fili facendo passare, vedete, sia sotto che sopra in maniera tale da bloccare quindi i fili che ci stanno sotto. Ve lo faccio vedere subito. Quindi io di nuovo ho preso un po' di filo, ho fatto il nodino alla fine, quindi entro da questo foro e vado in quello di fronte e già in questo primo giro il filo sottostante, vedete, viene bloccato passando di sopra. Adesso vado qui, piano piano faccio passare il nostro filo, scusate, in questo modo, e anziché farlo passare semplicemente in questa maniera, io faccio in modo che il filo passi sotto e sopra in questa maniera, così viene fissato meglio ed anche esteticamente secondo me più carino. Vedete? Tiriamo per bene, andiamo da questa parte e facciamo la stessa cosa. Facciamo in modo di bloccare i fili sottostanti. Quindi noi facciamo passare questo di sopra, poi vado in questo modo, esco dal foro di fronte, vedete, così vengono fissati per bene e si procede con lo stesso sistema di prima, però con l'accorgimento appunto di bloccare quindi i fili sottostanti. Quindi cosa faccio? Intanto tiro per bene, così blocco tutto. Vado in questa maniera, così.
Io a questo punto però qui sono troppi punti, esco e vado qua. Tirando per bene, vedete che si forma questo reticolato, ma i fili, entrando e uscendo in questa maniera, si vanno a incastrare perfettamente. Vedete il risultato? Quindi dobbiamo fare questa situazione per tutta la mattonella e abbiamo completato il lavoro, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato tutte le mattonelline e vediamo come assemblarle e quindi cucirle insieme. Completate quindi tutte le mattonelle, quindi abbiamo 6 perché le altre 6 fanno parte dell'altro pannello. Vedete? E ho già contornato e cucito questo. Adesso vi mostro nel dettaglio come fare. Intanto giriamo le mattonelle al contrario, prendiamo nuovamente ago tirafettuccia e le mettiamo in questa maniera e andiamo a prendere, intanto ci blocchiamo il filo in questo modo e andiamo a prendere le asole esterne e partiamo dalla catenella dell'angolo. Se vi ricordate, nell'angolo abbiamo fatto 2 punti bassi, catenelle e punti bassi. Si va avanti in quello successivo, sempre prendendo asole esterne e asole esterna, e sarà anche facile perché i numeri, cioè scusate, i punti per ogni mattonella sono sempre uguali. Quindi si procede in questo modo. Quindi con asole esterna e asole esterna, in maniera tale che poi il risultato sarà questo. Se voi vedete nel dettaglio, questo deve essere il nostro risultato con questo tipo di cucitura. Quindi cosa facciamo? Continuiamo, cuciamo intanto da questa parte e poi con lo stesso sistema andiamo a cucire pure i laterali. Ci rivediamo non appena la cucitura è tutta completata per vedere come contornare il nostro pannello. Anche questo pannello è completo, quindi completamente cucito. Adesso dobbiamo creare 2 giri di contorno a punto basso. Prendo di nuovo il filo dorato, cappiettino, inizio da un punto qualunque e inizio a lavorare il primo giro di contorno a punto basso ma in costa, quindi anziché entrambe le asoline prendo solamente quella esterna. Poi la codina ce la lavoriamo sotto, così la cominciamo a nascondere in questo modo. Poi arrivati al centro, quindi facciamo l'ultimo punto basso, vedete che un po' c'è questa sorta di arco, quindi non è completamente dritto dove ci sono le unioni delle mattonelle. Allora cosa ho pensato? Che qui per appunto livellare e raddrizzare facciamo una mezza maglia alta al centro proprio, in questa maniera. Così lo rendiamo più dritto. E poi normalmente, quindi solamente al centro della congiunzione delle 2 mattonelle, facciamo questa mezza maglia. Vedete? Così si è raddrizzato. Proseguiamo, quindi con punti bassi, sempre in costa, e questa mezza maglia alta la facciamo quindi in tutti questi punti, quindi anche da questa parte, proprio in tutti i punti, ma solamente per il primo giro. Poi il secondo giro che andiamo ad eseguire di punto basso, che non sarà più in costa, non occorrerà. Quindi proseguiamo. All'angolo, al solito, dove c'è la catenella dell'angolo, dobbiamo fare punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto, mi raccomando, quindi in tutti e 4 angoli. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo a punto bassissimo, catenella e ricominciamo con un secondo giro di punto basso, ma non più in costa. Normalmente tutti i punti bassi, i soliti angoli, catenella, cioè scusate, punto basso, catenella e punto basso, e si prosegue. Quindi ci rivediamo non appena il pannello è stato quindi completato e ci rivediamo per vedere come cucire e fare anche i laterali.
ed eccoli completi quindi i due pannelli, vedete, che misurano 32 per 22. Quindi una volta terminati, per il momento li mettiamo da parte. Adesso prendiamo la base che io ho già contornato, perché viene contornata nello stesso modo in cui abbiamo contornato le varie mattonelline. Quindi ogni foro 2 punti bassi, nell'angolo dobbiamo fare 2 punti bassi, catenelle, 2 punti bassi e così via. E l'asola di chiusura che vi ho già spiegato. Adesso riprendiamo il nostro bel cordino dorato e prima di cucire i pannelli, quelli frontali, verrà più facile creare prima i laterali all'uncinetto. Quindi cosa faccio? Cappiettino e praticamente cosa faccio? Vado dopo la nostra catenella all'angolo, il primo giro lo facciamo in costa, quindi mi inserisco e comincio a fare dei punti bassi. Solo il primo giro in costa e al solito la codina, come vedete, la comincio a lavorare. E facciamo questi 18 punti. Nel mio caso sono 18, poi in base a quale base utilizzerete, ovviamente potrebbe variare il numero dei punti bassi, ma non vi preoccupate perché cambierebbe poco. Quindi arriviamo fino alla fine, vi faccio vedere come fare anche il giro di ritorno, ma saranno delle semplici righe di punto basso, quindi avanti e indietro, per cui poi raggiungiamo l'altezza del pannello frontale, ci fermiamo e poi vi faccio vedere come proseguire. Quindi faccio l'ultimo qui, quindi vedete ho lasciato libere le 2 catenelle dell'angolo. Arrivato qui, catenella, si volta il lavoro, non più in costa, e si procede avanti e indietro con queste 18 maglie. Io il laterale l'ho voluto lasciare semplice perché già il pannello frontale, i pannelli sono abbastanza vistosi, quindi volevo appunto lasciarli un po' più semplici. Quindi questo lavoro adesso noi lo dobbiamo fare finché non raggiungiamo l'altezza del pannello, quindi noi ci orientiamo che deve essere della stessa misura. Quindi poi io vi dirò comunque a fine quanti giri in totale sono e anche le misure ottenute. Quindi realizziamo questo e questo, così poi ci rivediamo e vi faccio vedere come creare la cucitura per i pannelli frontali. Tutti e 4 i pannelli quindi sono completati. Questi a punto basso sono fatti. Adesso dobbiamo cucire i pannelli. Io uno l'ho già cucito e ottengo questo risultato, quindi una continuazione, diciamo, sempre in costa, diciamo. Quindi adesso vi spiego appunto come cucirlo. Lo cuciamo al contrario, in questo modo, quindi io già l'ho legato. Riprendiamo ago tirafettucce del colore dorato, ci agganciamo qui nell'angolo, in questo modo, e ci andiamo ad attaccare dove c'è la catenella e dobbiamo fare in questo modo. Vedete che io le ho già selezionate. Cosa dobbiamo fare? Asola esterna, quindi non tutte e 4, vedete? Qua ci sono tutte le asole, dobbiamo prendere soltanto quella esterna e quella di fronte. Questo lo togliamo, prendiamo e tiriamo per bene. Andiamo avanti in questo modo e tiriamo sempre asola esterna con asola esterna. Si procede così per tutto il perimetro, in questa maniera, così andiamo ad ottenere quel risultato che vi ho fatto vedere. Quindi completiamo questa cucitura, così ci rivediamo per fare le cuciture laterali. Anche questo pannello è completato, quindi cucito, e noi ci ritroviamo in questo modo. Prima di procedere alla cucitura dei laterali, vedete qui che c'è un po' di spazio. Cosa facciamo? Con la scusa di andare oltretutto a rifinire i pannelli che abbiamo lavorato direttamente dalla base, che oltretutto dimenticavo di dirvi che sono in totale 35 giri di righe di andata e di ritorno, quindi
andiamo a fare questo, come dicevo, questo giro di punto basso, così oltre a contornare quindi questo pannello e a dargli un ultimo tocco di rifinitura, andiamo pure a restringere questo spazio. Di nuovo ci armiamo di uncinetto, ci andiamo a posizionare in uno dei 4 pannelli. Io preferisco iniziare da questo, così nel frattempo, perché qui abbiamo già il contorno, quindi è facile. Invece nel pannello dove appunto abbiamo fatto righe di andata e ritorno a punto basso, come ci dobbiamo orientare? Dobbiamo praticamente sotto ogni riga, vedete, creare un punto basso. Quindi questa è una riga, questa è una riga, questa è una riga, e qui in questi punti andiamo a creare i nostri punti bassi e si crea il contorno. Vedete? Ovviamente la codina, come sempre, la vado lavorando sotto. Vedete? Questa è una riga e quindi andiamo a fare il nostro punto basso. Qui è una riga e andiamo a fare il nostro punto basso e così via. Quindi facciamo tutto questo contorno, arriviamo a questo punto, chiudiamo con asola di chiusura come vi ho spiegato nelle mattonelline e ci rivediamo per fare l'ultimo passaggio, che appunto sono le cuciture dei laterali. Adesso vediamo come creare le cuciture. Io già 3 le ho completate, vedete. Vi faccio vedere brevemente come crearla. Quindi rispetto a questo tipo di cucitura che abbiamo fatto prima, dove cucendola al contrario abbiamo preso solo una solina esterna, invece vi faccio vedere come realizzare questa. Noi dobbiamo prendere tutto il punto completo, quindi il punto basso di un pannello, il punto basso completo dell'altro, quindi prenderlo le 4 asoline e tiriamo. Sempre da questa parte continuiamo questo tipo di cucitura, in questo modo, vedete? In modo da creare questa sorta di punto obliquo e si prosegue fino alla fine, come ho fatto anche dagli altri lati. Quindi completato questo giro, io farò un ultimissimo, nel momento in cui finisco la cucitura, farò un ultimissimo giro di punto basso, diciamo per livellare tutti e 4 i pannelli, poi metterò i manici e la borsa è completa, quindi ci rivediamo a borsa finita. Ed ecco questo progetto completato, sono molto soddisfatta, io amo molto le granny, ma stavolta ho voluto un po' giocare con le mattonelle in pelle. Le misure finali sono 35 di larghezza, 25 di altezza e 13 di profondità. Poi i manici, nonostante siano già dotati di moschettone, li ho voluti comunque agganciare sulla borsa con dei ponticelli, quelli con le viti, quindi veramente molto facile. Poi il passaggio successivo ovviamente si può foderare, chiuderla con una calamita al centro oppure 2 qui nei lati, diciamo che poi ognuno l'andrà a personalizzare come meglio crede. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, ve lo dico sempre, mandatemi un messaggio e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e lo sapete ormai che quando attivate la campanella vi arriveranno le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Non dimenticate di andare sul sito Borgo dei Pazzi, così vedete tutto quello che vi ho illustrato oggi e potete usare questo codice sconto per acquistare quello che più appunto vi aggrada. Ci vediamo alla mia prossima creazione.